l'accesso all'acqua pulita non è un diritto acquisito, è un bisogno umano fondamentale. Eppure, milioni di persone in tutto il mondo affrontano quotidianamente difficoltà per ottenerla. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che oltre 2 miliardi di persone non hanno accesso all'acqua potabile. Questa scarsità ha conseguenze disastrose, con un impatto sulla salute, l'igiene e lo sviluppo economico. La crescita demografica, l'urbanizzazione e i cambiamenti climatici contribuiscono ad aumentare la pressione sulle risorse idriche del nostro pianeta. Le fonti tradizionali si stanno esaurendo e la competizione per esse si sta intensificando. Questa sfida richiede soluzioni innovative. È tempo di esplorare nuove frontiere, di cercare modi sostenibili ed efficienti per far fronte a questa crescente domanda globale di acqua pulita. La desalinizzazione, il processo di rimozione di sale e minerali dall'acqua di mare per renderla potabile, ha a lungo rappresentato una promessa come soluzione alla scarsità d'acqua. Storicamente, tuttavia, è stata ostacolata da costi elevati e preoccupazioni ambientali. I recenti progressi tecnologici stanno cambiando le carte in tavola. Approcci innovativi alla desalinizzazione la stanno rendendo più efficiente, conveniente e rispettosa dell'ambiente. Le fonti di energia rinnovabile, come l'energia geotermica, viene integrata negli impianti di desalinizzazione, riducendo l'impronta di carbonio. Il mercato della desalinizzazione è pronto per una crescita esponenziale, con gli esperti che prevedono che raggiungerà un valore di migliaia di miliardi di dollari nei prossimi decenni. Nel cuore del Mediterraneo si sta svolgendo una vincente storia di visione imprenditoriale. Marco, un imprenditore italiano, ha riconosciuto il potenziale della desalinizzazione sostenibile. Spinto da una profonda preoccupazione per il futuro della sua regione, che si trova ad affrontare un crescente stress idrico, ha intrapreso una missione per fare la differenza. Ha cercato tecnologie all'avanguardia, collaborando con importanti ricercatori e ingegneri per sviluppare un impianto di desalinizzazione all'avanguardia. La sua visione era chiara: creare un modello di sviluppo sostenibile che fornisse acqua pulita, riducendo al minimo l'impatto ambientale. Assicurarsi i finanziamenti, districarsi tra le normative e superare gli ostacoli tecnici ha richiesto una determinazione incrollabile. Ma la fiducia di Marco nella sua visione non è mai venuta meno. Oggi la sua azienda è una testimonianza del potere dell'innovazione e del potenziale delle imprese di essere una forza positiva. Nelle profondità della superficie terrestre si cela un vasto serbatoio di calore, una fornace naturale il cui potenziale come fonte di energia pulita e sostenibile è riconosciuto da tempo. L'energia geotermica attinge a questo calore, utilizzandolo per generare elettricità o, nel caso della desalinizzazione, fornendo l'energia termica necessaria per separare il sale dall'acqua di mare. La desalinizzazione geotermica sfrutta il calore interno della Terra, offrendo un'alternativa a basse emissioni di carbonio. Questo metodo prevede l'estrazione di acqua calda o vapore da giacimenti sotterranei e il loro utilizzo per riscaldare l'acqua di mare in un processo noto come distillazione. A differenza dell'energia solare o eolica, che dipendono dalle condizioni meteorologiche, l'energia geotermica è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, fornendo una fonte di energia stabile e prevedibile per gli impianti di desalinizzazione. Questo la rende una soluzione ideale per le regioni con un'elevata domanda di energia e un impegno nella riduzione delle emissioni di carbonio. Sfruttare il sole. Sfere solari PES. Le recenti innovazioni nella tecnologia solare hanno portato allo sviluppo di sistemi di elettrodialisi fotovoltaica solare, o sfere solari PES, che promettono di migliorare la sostenibilità della desalinizzazione. Queste sfere, in genere realizzate in un materiale trasparente, contengono celle fotovoltaiche che convertono la luce solare in elettricità. Questa elettricità
viene poi utilizzata per alimentare un processo di elettrodialisi che rimuove il sale dall'acqua di mare facendola passare attraverso una serie di membrane speciali. Il design modulare delle sfere solari PES consente implementazioni flessibili e scalabili. Inoltre, la loro capacità di funzionare indipendentemente dalle reti elettriche esterne le rende adatte ad aree remote o regioni con accesso limitato all'elettricità. La rivoluzione dell'IA nella desalinizzazione. L'integrazione dell'intelligenza artificiale, o IA, sta trasformando il settore della desalinizzazione, ottimizzando i processi, riducendo i costi e migliorando l'efficienza. Gli algoritmi di IA possono analizzare enormi quantità di dati provenienti da sensori e sistemi di monitoraggio, identificando modelli ed effettuando regolazioni in tempo reale per ottimizzare il consumo energetico, la produzione di acqua e i programmi di manutenzione. Uno dei principali vantaggi dell'IA nella desalinizzazione è la sua capacità di prevedere e prevenire i guasti alle apparecchiature. Analizzando i dati provenienti dai sensori, l'IA può rilevare anomalie e avvisare gli operatori di potenziali problemi prima che si trasformino in costosi tempi di inattività. Questa capacità di manutenzione predittiva non solo riduce al minimo le interruzioni, ma prolunga anche la durata delle apparecchiature, riducendo ulteriormente i costi operativi. Questo livello di precisione e controllo era precedentemente irraggiungibile, il che evidenzia il potenziale di trasformazione dell'IA in questo settore. Un mondo assetato. Identificare il mercato. La crisi idrica globale non è una minaccia lontana, è una realtà pressante. Con la crescita della popolazione e l'accelerazione dell'urbanizzazione, la domanda di acqua dolce sta aumentando vertiginosamente. Molte regioni del mondo stanno già vivendo lo stress idrico, una situazione in cui la domanda supera l'offerta, con conseguente carenza e competizione per questa preziosa risorsa. Questa crescente scarsità rappresenta una significativa opportunità di mercato per la desalinizzazione sostenibile. Non più limitata alle nazioni ricche, la desalinizzazione sta diventando una soluzione sempre più praticabile per una vasta gamma di paesi che si trovano ad affrontare sfide idriche. Dalle regioni costiere aride alle nazioni insulari, il mercato potenziale per la tecnologia di desalinizzazione è vasto e diversificato. Un'accurata ricerca e analisi di mercato sono essenziali per identificare le opportunità più promettenti. Oltre l'acqua potabile. Sbloccare un valore nascosto. La desalinizzazione sostenibile offre molto di più di una semplice soluzione alla scarsità d'acqua. Rappresenta un'opportunità unica per creare flussi di entrate multipli. Il processo di desalinizzazione produce non solo acqua dolce, ma anche un sottoprodotto noto come salamoia, una soluzione salina altamente concentrata. Si stanno sviluppando tecnologie avanzate per estrarre dalla salamoia minerali preziosi come litio, magnesio e potassio. Questi minerali sono molto richiesti da diversi settori, tra cui quello delle batterie, dei materiali da costruzione e dei fertilizzanti. Estraendo e vendendo questi minerali, gli impianti di desalinizzazione possono compensare i costi operativi e generare entrate aggiuntive. Questo approccio circolare alla desalinizzazione, in cui i rifiuti vengono trasformati in risorse preziose, aumenta la redditività economica di questi progetti e riduce il loro impatto ambientale. Dal concetto alla realtà. Una tabella di marcia per il successo. Trasformare la visione della desalinizzazione sostenibile in un'attività fiorente richiede una tabella di marcia ben definita. Un approccio strutturato è essenziale per districarsi tra le complessità di questo mercato emergente. Ecco un quadro pratico per guidare gli imprenditori e le aziende in questo percorso. Fase 1: fattibilità e pianificazione. Questa fase prevede ricerche approfondite per valutare la fattibilità tecnica, economica e normativa. Comprende l'individuazione di potenziali siti e l'analisi della domanda e dell'offerta idrica.
e l'ottenimento dei necessari permessi e autorizzazioni. Fase 2. Progetto. Pilota e convalida. Testare la tecnologia scelta e convalidare le ipotesi attraverso un progetto pilota. Consente la raccolta di dati reali e l'ottimizzazione dei processi. Fase 3. Potenziamento ed espansione. L'attenzione si sposta sul potenziamento delle operazioni per soddisfare la domanda del mercato. Questa fase prevede l'ottenimento di finanziamenti e la creazione di partnership. Gettare le basi analisi e pianificazione. Prima di intraprendere qualsiasi iniziativa imprenditoriale, è essenziale disporre di solide basi di pianificazione e analisi. Ciò è particolarmente vero per la desalinizzazione sostenibile, un settore che richiede un'attenta valutazione dei fattori tecnici, ambientali e di mercato. Il primo passo è quello di condurre uno studio di fattibilità tecnica approfondito. Ciò comporta la valutazione della disponibilità di risorse, come l'energia geotermica o l'irraggiamento solare, e la valutazione dell'idoneità delle diverse tecnologie di desalinizzazione per la specifica ubicazione e le condizioni dell'acqua. Successivamente, è fondamentale un'analisi di mercato completa per determinare la domanda di acqua dolce, identificare i potenziali clienti e valutare il panorama competitivo. Comprendere le dinamiche dei prezzi, il contesto normativo e il potenziale di crescita nel mercato di riferimento è essenziale per prendere decisioni di investimento informate. Testare le acque. Il progetto pilota. Una volta completata la fase di pianificazione iniziale, è il momento di mettere alla prova il concetto con un progetto pilota. Ciò comporta la costruzione di un impianto di desalinizzazione su scala ridotta, spesso utilizzando componenti modulari e scalabili per convalidare le tecnologie scelte e raccogliere dati reali. Il progetto pilota funge da banco di prova fondamentale, consentendo a ingegneri e operatori di mettere a punto il processo di desalinizzazione, ottimizzare l'efficienza energetica e identificare eventuali sfide potenziali o aree di miglioramento. I dati raccolti durante la fase pilota forniscono informazioni preziose sui costi operativi effettivi, sui tassi di produzione dell'acqua e sull'efficacia delle misure di mitigazione ambientale. Queste informazioni sono essenziali per perfezionare il business plan, ottenere ulteriori finanziamenti e rafforzare la fiducia tra i potenziali investitori e clienti. Le lezioni apprese durante questa fase sono preziose per mitigare i rischi e garantire il successo del progetto su vasta scala. Dal progetto alla realtà. Scalabilità e crescita. Con il progetto pilota completato con successo e le principali nozioni apprese e incorporate, l'attenzione si sposta sul potenziamento dell'operazione di desalinizzazione per soddisfare la domanda del mercato. Questa fase richiede un aumento significativo degli investimenti, lo sviluppo delle infrastrutture e partnership strategiche. L'espansione dell'impianto di desalinizzazione comporta l'ottenimento di un sito più ampio, l'acquisto di attrezzature aggiuntive e la creazione di solide catene di approvvigionamento per materiali e componenti. È necessario creare reti di distribuzione sia per l'acqua dolce che per eventuali sottoprodotti di valore, come i minerali estratti, per raggiungere i clienti e generare entrate. Questa ottimizzazione continua garantisce la sostenibilità e la redditività a lungo termine dell'operazione. Stringere alleanze strategiche, il potere delle partnership. Nel complesso ed evoluto settore della desalinizzazione sostenibile, le partnership strategiche sono fondamentali per il successo. La collaborazione con altre aziende, istituti di ricerca ed enti governativi consente di accedere a competenze specialistiche, opportunità di finanziamento e risorse preziose. La collaborazione con i fornitori di tecnologia, ad esempio,
garantisce l'accesso ai più recenti progressi nelle apparecchiature di desalinizzazione, nelle soluzioni di energia rinnovabile e nelle piattaforme di analisi dei dati. Queste collaborazioni possono portare allo sviluppo di soluzioni innovative su misura per le specifiche esigenze del progetto. Costruire solide relazioni con le parti interessate del governo è essenziale per districarsi nel panorama normativo e accedere ai programmi di sostegno disponibili. Coinvolgere i residenti, affrontare le loro preoccupazioni e dimostrare i benefici sociali e ambientali del progetto di desalinizzazione favorisce la fiducia, crea sostegno e garantisce la redditività a lungo termine dell'operazione. Nel cuore di Israele, una nazione rinomata per la sua ingegnosità nella gestione delle risorse idriche, una giovane start-up ha intrapreso un viaggio per rivoluzionare la desalinizzazione. Di fronte a risorse limitate e a una crescente domanda di acqua dolce, hanno adottato una strategia audace. Iniziare in piccolo, pensare in grande. Il loro investimento iniziale è stato modesto, concentrandosi sullo sviluppo di un impianto pilota con una capacità di soli 1000 metri cubi al giorno. Ciò ha permesso loro di testare la loro tecnologia innovativa, che combinava l'elettrodialisi ad energia solare con membrane di filtrazione avanzate, in un contesto reale, senza dover sostenere i costi enormi associati alle infrastrutture su larga scala. Il successo del loro impianto pilota è diventato un trampolino di lancio per una rapida crescita. Nel giro di 3 anni hanno ottenuto ulteriori finanziamenti, ampliato il loro team di ingegneri e scienziati e decuplicato le loro operazioni. La loro storia dimostra che anche con risorse limitate, una visione chiara e l'impegno a spingere i confini tecnologici possono aprire la strada a un impatto significativo. Il modello di partnership: sfruttare le sinergie per il successo nella desalinizzazione sostenibile. Nella suggestiva regione dell'Italia meridionale, un consorzio di 3 piccole e medie imprese ha unito le forze per affrontare la crescente sfida della scarsità d'acqua. Ogni azienda ha portato in tavola le proprie competenze uniche, formando una potente sinergia che si sarebbe rivelata maggiore della somma delle sue parti. La prima azienda era specializzata nell'energia geotermica, sfruttando il calore della terra per generare energia pulita e affidabile. La seconda azienda eccelleva nella tecnologia solare termica, sviluppando sistemi innovativi per catturare e concentrare la luce solare per varie applicazioni. La terza azienda si concentrava sul trattamento e la distribuzione dell'acqua, con una profonda conoscenza del fabbisogno idrico locale e dei requisiti normativi. Insieme hanno intrapreso un ambizioso progetto per sviluppare un impianto di desalinizzazione integrato alimentato da un sistema ibrido di energia rinnovabile. Mettendo in comune le loro competenze e sfruttando le loro reti combinate, sono riusciti a ottenere finanziamenti, a districarsi tra gli ostacoli normativi e a fornire una soluzione rivoluzionaria per la loro regione. Il modello di servizio: fornire competenza e guidare la crescita del settore. Con l'espansione del mercato della desalinizzazione sostenibile, emerge una crescente necessità di servizi specializzati. Una società di consulenza ingegneristica ha creato una divisione dedicata alla desalinizzazione. Il loro team offriva una gamma completa di servizi, dagli studi di fattibilità alla gestione della costruzione. Possedevano una profonda conoscenza delle tecnologie di desalinizzazione e delle normative ambientali. Il loro approccio orientato al servizio si è rivelato un grande successo. Hanno agito da facilitatori, guidando i clienti in ogni fase del ciclo di vita del progetto. Ciò ha permesso loro di diversificare il proprio portafoglio e acquisire esperienza in diverse tecnologie. Il loro modello ha generato entrate significative e ha fatto progredire l'intero settore. Approcci diversi. Visione condivisa. Il panorama in evoluzione della desalinizzazione sostenibile.
Questi esempi evidenziano la varietà di modelli di business emergenti nel settore della desalinizzazione sostenibile. Dalle start-up che abbracciano la filosofia iniziare in piccolo, pensare in grande, alle aziende consolidate che stringono partnership strategiche. Il settore è caratterizzato dall'innovazione e da un impegno condiviso nell'affrontare le sfide idriche globali. Con l'evoluzione del settore possiamo aspettarci di vedere emergere modelli di business ancora più innovativi. Un invito all'azione. Plasmare il futuro dell'acqua. La crisi idrica globale rappresenta una sfida formidabile, ma offre anche un'opportunità senza precedenti per l'innovazione. La desalinizzazione sostenibile, alimentata da energie rinnovabili, rappresenta un faro di speranza. Le ragioni economiche a favore della desalinizzazione sostenibile sono convincenti. Il mercato è vasto e il bisogno è urgente. Ma c'è uno scopo più grande, la possibilità di avere un impatto duraturo. La scelta è nostra: essere osservatori passivi o partecipanti attivi. Possiamo scegliere di ignorare la crisi o essere pionieri e leader. Il momento di agire è adesso. Accogliamo la sfida e lavoriamo insieme per un mondo con acqua pulita per tutti.